In questo episodio, Maya corre giù dalla collina, prova un capello e ammira le cipolle. Sasha è seduto sull'erba, poi divora il panino e saluta. Un saluto prozio, facciamoci una grattatina, dai. Ma che posto incredibile! Siamo partiti stamattina da Dublino verso l'ovest dell'Irlanda e abbiamo un paio di tappe oggi, tra poco arriviamo alla prima, ma quello che ci ha quasi sconvolto è questa, chiamiamola campagna irlandese, perché appena usciti fuori dall'autostrada ci siamo trovati immersi in un verde incredibile, perché di solito l'Irlanda viene sempre rappresentata con le sue scogliere, con il mare, ma questo entroterra merita altrettanto. Attraversando questi piccoli paesini irlandesi finalmente vediamo quello che avevamo in mente come Irlanda, le case piccole, curatissime, tanto verde intorno e tanti animali ovviamente. E neanche dopo mezz'ora arriviamo a Trim, la nostra prima destinazione. Che bello! Che murales! Avete presente il film Braveheart o Cuore impavido? È un film americano che è stato realizzato e interpretato da un autore australiano, Mel Gibson, che narra una storia scozzese che interamente è stata realizzata proprio in questo posto qui. Siamo nella terra celtica e la prima cosa che andiamo a vedere dopo il Dublino è un castello normanno, ma non è un qualsiasi castello, questo è il simbolo per eccellenza della gloria normanna e lo chiamano il potente castello di Trim. Ma chi erano i normanni? I normanni erano gli uomini del nord, detti anche Nordmanni o Normanner, che praticamente si insediarono nella odierna Normandia, e anche se alla fine giurarono fedeltà al Carlo III, verso il X secolo, comunque rimangono dei vichinghi, e questi normanni razziarono praticamente intero sud dell'Inghilterra, ma sono arrivati fin qui, e questo castello, forse l'ha detto già Maya, l'hanno costruito proprio con un messaggio ben preciso: noi da qua non ce ne andremo più. Non so nel quale video l'abbiamo detto, comunque uno di quelli di Puglia, ma abbiamo detto che quest'anno sarà all'insegna dei normanni. E infatti, da qua vedo vicino a questa porta d'ingresso e la torre difensiva, si vede un posto di difesa, sembra intatto. Ebbene sì. Comunque la torre è pazzesca, ma non tanto dall'esterno, ma quanto dall'interno. Oh, ma qua si può entrare. C'è il buio totale. Dai, il sogno lavora per noi. Anche da qua sono le postazioni di difesa. Ma c'è anche la scala che conduce in alto. Eh sì, portava lassù, dove ora troviamo soltanto i piccioni. Ma dov'è? Ah, eccolo qua. Ovviamente c'è un'apertura anche da questa parte. Ma come si chiamano queste cose in italiano, per favore? Qualcuno me lo può scrivere nei commenti? Oddio, c'è il nido! Ebbene sì, una volta qua c'era ingresso. Ti è piaciuta questa parte? Questa torre d'ingresso è la mia preferita, la sera deve essere pazzesca quando la illuminano. Invece che Braveheart, a me ricorda più Robin Hood. Robin Hood, quello fatto con Kevin Costner, dove il cattivo era Alan Rickman, infatti mi aspettavo di farlo spuntare fuori da qualche parte. Kevin Costner, l'attore più felice del mondo. Castello di Trim sorge sulle rive di fiume Boyne e neanche a dirlo da quella posizione domina intera città. Noi avevamo intenzione di fare la visita guidata perché solo quella possibile non costa tanto, 5 euro, come quella del Castello dell'Andria, ma come il Castello dell'Andria anche questo più o meno è spoglio dentro, l'unica cosa che spiegano è la storia dei Normanni, ma noi sappiamo quello che ci basta.
Ci siamo fermati a prendere il caffè, ma non soltanto per il caffè, ci muoviamo subito verso la prossima meta, quindi non faremo il pranzo, ma ci siamo fermati qua soprattutto per la vista. Eh sì, perché ci troviamo praticamente davanti al castello. Fino a 2 secondi fa non è passata nessuna macchina, ma quelli che passano a piedi salutano. Volevamo prendere espresso, non c'era, abbiamo optato per il cortado, è buonissimo. È tipo macchiatone ma un po' più lungo. Dire buonissimo è un eufemismo, e invece questa specie di torta al limone è deliziosa. È tipico dolce inglese, irlandese, si chiama lemon drizzle cake, sarebbe una torta al limone da noi. Io ovviamente faccio un salto Aldi a vedere se c'è da comprare. Anche perché abbiamo parcheggiato ad Aldi a scrocco, anche se non si dovrebbe, però se compri qualcosa hai diritto di stare 2 ore. Qui sono così gentili che non ho cuore di fregarmi la tazza. E anche se siamo proprio davanti al castello, Stonewall non è un posto a chiappa turisti, ma come avevo già spiegato il tempo è tiranno, mete ancora di più e dobbiamo correre verso l'altra meta nella speranza che non si chiudano le nuvole per avere una vista migliore, per quanto possibile. Ma da lì, da dove vendono quelle cipolle, si sente un profumo così genuino di pollo arrosto che è meglio andare via. Una signora di passaggio, vedendoci fare le riprese, ci ha augurato buona permanenza. Davanti a noi c'è il camioncino con la torba di quale abbiamo parlato nel video precedente. E visto che il nostro viaggio non è soltanto un spostamento da una meta all'altra, dopo pochi chilometri abbiamo dovuto fermarci perché abbiamo incontrato questo ponte sulla nostra strada e grazie al fatto che il camper è molto alto abbiamo visto questo paesaggio e lì in fondo celebrano un matrimonio. Ma che posto spettacolare per sposarsi! Evviva gli sposi! Là si vede la macchina degli sposi e un altro castello dietro. E questo è dall'altra parte del ponte. E subito accanto al fiume c'è un altro castello. Però la strada è trafficatissima. Riprendiamo Charlie e si riparte. Come ci stavamo avvicinando a Hill of Tara, incominciavo a sentire un strano formicolio. Sembrava quasi un presagio, come se tornassi alle mie origini. Oppure era colpa della strada molto stretta. Non abbiamo firmato entrata, ma filmeremo all'uscita, era da incubo. Più che altro speriamo di poter uscire, perché giù c'è un ingresso e un'uscita, ma oggi c'è scritto che è chiusa. Ma per uscire c'è decisamente più posto che per entrare. E si arriva da qua. Che belli capellini! Ma sono sempre enormi! Oh, ma sono cose proprio belle. E non abbiamo fatto nemmeno 20 km per arrivare da Trim Castle, che è un luogo normanno. Arrivare qua, in un luogo celtico. È difficile definire con precisione questo luogo perché ha alle spalle 5.000 anni di storia umana, ma in realtà si tratta del luogo più importante per quanto riguarda la cultura celtica. Da una parte si tratta del luogo dove venivano incoronati i re supremi, 42 dicono alcuni, 142 dicono altri. Cosa siano i re supremi non siamo sicuri, quindi se lo sapete scrivetecelo. Dall'altra parte dicono che i Celti lo utilizzavano come luogo di culto. Eh sì, un luogo di culto dove veneravano il sole, ma un'altra curiosità di questo luogo è la sua posizione. Laggiù c'è una immensa pianura, mentre noi siamo, come vedete, su una collina. E dicono che da qua, quando non è nuvolo, riuscite a vedere 3/4 d'Irlanda. Sapete come tra inglesi e irlandesi? E qui dicono che quando tempo è bello si vede mare d'Irlanda e le navi. Quando tempo è bellissimo si vede pure il Galles. Ma quando è brutto si vede pure Inghilterra. Questo luogo è sicuramente stato scelto per la sua posizione e qua venivano posizionati i forti ad anello. Per esempio quello lì è Cormac's House. Questo luogo non è molto conosciuto in Italia, ma non è nemmeno Jelling in Danimarca, dove siamo andati a trovare i re danesi, cioè i vichinghi.
Ma siamo venuti proprio per questo e non ci siamo pentiti. Ma torniamo ai re, perché qui ci sono le leggende che piacciono a noi. Quasi tutti avete sentito parlare della leggenda di Excalibur, almeno avete visto il film Spada nella roccia. Qua abbiamo la pietra Excalibur, è stata portata qua dai Celti come una pietra sacra e serviva per reggere il re d'Irlanda. Quando il re futuro toccava la pietra, se era il suo destino diventare il re, la pietra emetteva un fortissimo ruggito. Il cielo d'Irlanda. Ma oltre alla pietra, la leggenda dice che hanno portato anche una coppa, una spada e una lancia, probabilmente per giocare le carte. A parte queste pessime battute, non soffermiamoci troppo sulle leggende che parlano di alieni e nebbia fritta. Ma torniamo seri. Magari io, come servo, potrei avere qualche possibilità se la tocco. Ma cosa c'entra il fatto che io sono servo con i re supremi celtici? C'entra perché loro erano un popolo che si spostava, e questo lo sanno tutti, e a un certo punto sono arrivati fino alla valle del Danubio e hanno fondato Belgrado. Io ero sempre convinto che l'hanno fondato i romani, e nonostante pare che sono andati via molti anni prima che arrivassero i serbi, c'è una connessione, e la connessione è la lingua. Nella lingua serba e nella lingua celtica, irlandese, non saprei definirlo, ci sono ben 600 parole che sono identiche. E non solo, ci troviamo su Hill of Tara. La collina di Tara è una delle montagne e il fiume più famosi in intera Serbia, si chiama appunto Tara. E chissà, forse per me questo ritorno alle origini. Parlando di Excalibur, non possiamo non nominare Indiana Jones. Lo nominiamo come rappresentante della categoria perché qua nel 1899 archeologi anglo-israeliani hanno cercato l'Arca dell'Alleanza. Quanto pare non l'hanno trovata. Ora, tornando con i piedi per terra, qui vale la pena di venire anche soltanto per la bellezza del posto. Ma noi, come sempre, abbiamo visto molto di più di 2 cumuli di terra. A questo punto saluto prozio e si prosegue. 2 minuti fa c'era sole, ora è nuvolo e lì in fondo piove. Benvenuti in Irlanda. E continuiamo a filmare da quando siamo partiti, anche se in realtà non avevamo nessuna intenzione. Ma alla fine la strada continua a cambiare, ci sono un po' di mucche, un po' muri secchi, insomma i paesaggi che non vedi tutti i giorni. Quindi nonostante devi fare più di 200 km così e ci metti più di 4 ore, e a tratti la strada è pericolosa, soprattutto quando arrivano i camion, perché è molto stretta, ci si diverte. Hanno proprio una passione per i murales qua in Irlanda. C'è la sposa! Wow, oggi 2 spose! Visto che sta piovendo seriamente, siamo fermati. Ci fermiamo a mangiare seriamente. A Trin mai ha preso i bagel newyorkesi fatti a balena, quindi per forza li dobbiamo mangiare con salmone. E perché con salmone lo vedrete quando arriviamo a Balina. E salmone, insomma, con il patè di salmone. Ma va bene così. Ho tagliato tutto bene. Siamo rientrati nella Gran Bretagna, o più precisamente Irlanda del Nord, e davanti abbiamo uno dei mezzi più iconici mai fatti, Defender. E siamo ritornati in Irlanda. Possiamo dirvi che nonostante abbiamo cambiato stato, non cambia la sostanza. Irlanda sempre Irlanda. Ma che posti sono questi? Siamo arrivati neanche a metà della salita, ci siamo dovuti fermare per vedere la baia di Donegal. E ovunque ti giri da quando siamo partiti è pieno di pecore. Tutto bene? E l'amica lì? Che fa? Mangia, ma guarda quanto è bianca! Poverina, ha piovuto, sono diventate azzurre. E prima di dormire facciamo un salto al pub. We're camping there. We've cut down our plan. Siamo arrivati al pub e non c'era posto a sedersi e Andrew qua ci ha invitato a stare al tavolo con lui, quindi è facilissimo attaccare il bottone e anche trovare un tavolo per prendersi una pinta di birra.
Ormai è notte, speriamo che registra qualcosa, però sonni e insonni. Abbiamo fatto anche questa esperienza qua del pub, incredibile quanto è facile conoscere le persone qua. Comunque, domani magari incontriamo signore con la moglie su, loro vengono in pullman e sì. noi andiamo a piedi. Non vi abbiamo ancora detto dove andiamo, però vabbè, lo vedrete tra qualche minuto. Early the next morning. E buongiorno, ci siamo svegliati nella contea di Donegal, non so se l'abbiamo già detto. Siamo venuti qui per visitare una scogliera, anzi, la scogliera. E oggi lei fa parte di Sherpa. Noi abbiamo dormito in campeggio che avete visto stamattina perché è l'unico posto dove è possibile pernottare. C'è un parcheggio del Visitor Center, però non è utilizzabile durante la notte. Irlanda ci piace troppo. Il signore si è appena fermato qui con la macchina, è uscito fuori e ci ha salutato. E noi il caffè ce lo siamo portati con noi. Come si può vedere da qualche macchina che scende ogni tanto, la strada finisce proprio su in alto e c'è anche un mini parcheggio. Forse non è neanche mini, però pare che non è consentito per i camper. Ma in ogni caso noi non ci saremmo mai persi questo trekking qua. Sarebbe veramente un peccato non salire a piedi. Veramente non saprei quale aggettivo utilizzare. Non c'è uno abbastanza forte, per essere sincero. Dai, facciamoci una grattatina, dai. Oh, così anche il culetto. Sto che ortensie? Sì, sono enormi. E dopo aver tolto poi, volevamo anche approfittare di questa salita per raccontarvi una cosa. Noi, come abbiamo già detto varie volte, non siamo bevitori, magari qualche biretta leggera e basta. E non sappiamo, per esempio, nemmeno che cos'è gin. Ma siamo anche andati a vedere un attimino di cos'è fatto. Ma perché? Perché il gin lo fanno con le alghe le raccolgono sulla scogliera e per alcuni addirittura devono fare una vera e propria mietitura. C'è la casa del zio di Bilbo Baggins. È proprio una bella salitina. Abbiamo trovato anche il micio. Tanti coccoli. Però qui è pericoloso, lo sai? E fa solita foto per Instagram. E seguiteci anche su Instagram. Loro sono già iscritti. E come si vede da questo parcheggio superiore siamo tra i primi. Ma questo posto è veramente incredibile. Si potrebbe riprendere tutto quanto. E qui la strada si inclina ulteriormente. E giù nella valle comincia a vedersi un palido sole. Speriamo che arriva fin qua. E purtroppo non sono capace a farvi vedere la pendenza. Qui non c'è niente, a parte questa roccia e il comitato di benvenuto. Io non ho certezza che ci fanno passare. Possiamo? Grazie. No, ma è incredibile. Che roba. Wow. La vista incomincia a farsi importante. E dall'altra parte, lungo il sentiero, c'è tutto il muro secco. Che dici? Dico che è bellissimo, la foto non rende. Non credo che renda nemmeno nel video. Oh, lì si vede anche una torretta. Ho visto il camioncino con souvenir, quindi quasi ci siamo. Ma la vista che si sta presentando è incredibile, anche senza il sole. Wow, ma dall'altra parte c'è il lago. Gli daremo un'occhiata al ritorno perché stia più avvicinando e non vorrei dover mettere via l'attrezzatura. Siete pronti a vedere un po' di immagini di quelle che vediamo noi adesso? 1, 2. Ci
Ci troviamo sulla scogliera di Slieve League, la più alta scogliera d'Europa, di ben 609 metri e 3 volte più alta della sua più famosa sorella Cliffs of Moher. Sappiamo che non riusciamo a farvi comprendere l'altezza, però credeteci, è impressionante. Questo è appunto più al nord d'Irlanda che visiteremo, quindi non andremo a Irlanda del Nord, Belfast, eccetera. E vi spiego anche semplicemente perché. Noi vogliamo raccontare il nostro viaggio e visto che andando lì dovremo comunque per forza andare a toccare le ferite della guerra, noi non ce la facciamo. Noi l'abbiamo vissuta, anche se non in prima persona, quindi è una cosa molto dolorosa, soprattutto esprimere le proprie opinioni, che tanti non capirebbero, Sì. perché un conto è viverla, È un conto è vederla in TV. Per fortuna che siamo arrivati così presto, perché si stanno abbassando le nuvole, tra poco Scogliera non sarà neanche visibile, però al di là del tempo, il posto, continuo a ripetermi, è incredibile. Una volta arrivati qua potete prendermi tè, caffè, biscottino, comprarvi una sciarpa di lana o qualche altro souvenir. E possiamo dirvi che i prezzi di questo barettino sono veramente bassi rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi giorni. Qui c'è la produzione artigianale. Eh sì, fa tutto il signore, infatti volevo chiedere se anche le sue pecore, probabilmente sì. Ma torniamo un attimo su quel gin e sulle alghe, ora che abbiamo finito tutto il resto, perché le alghe sono veramente interessanti, questa cosa non lo sapevo e voglio condividerla con voi, però devo leggere perché ovviamente è impossibile ricordarsi tutto questo a memoria, perché qui ci sono più di 40 tipi di alghe che si può dire crescono in questa zona, mentre 5-6 sono utili per fare il gin. Ora vi elenco alcuni sapori, sicuramente non le pronuncerò bene, però non fa niente. Alga Dulaman ha il gusto di pastinaca, si miete, taglia direttamente sui scogli, ma si deve lasciare un terzo per la ricrescita. Si possono fare 3 raccolti all'anno, ma lo sapevate che è una roba del genere? Poi c'è la Alga Dulce, gusto patatine al bacon affumicato, ma se non fosse così non riuscirebbero a fare sto gin da queste alghe. Poi andiamo, muschio di carragine. Questo è addirittura un super alimento, lo dovremo provare da qualche parte, magari si trova qua in zona. Poi c'è pepe di alga dulce, una specie di tartufo di mare, gusto corizzo all'aglio e lascia labbra leggermente formicanti. Insomma, si può fare anche un tour di quella distilleria, però non è nel nostro interesse, quindi noi andiamo oltre. L'anno scorso a Tessero ho comprato la pecora bianca, quest'anno è la pecora nera. Porta fortuna, dice il signore. Dai, siamo riusciti a stare qua circa un'oretta a goderci il silenzio e il paesaggio, ora è arrivato il pulmino, quindi è ora di ripartire. E prima di rientrare abbiamo detto che facciamo vedere il laghetto, ma è una delle più strane viste che abbia mai visto. Cioè, insomma, qua c'è il laghetto e laggiù, 600 metri più in basso, c'è il mare. E ciao, bellissimo posto, chissà, forse un giorno ci rivedremo. E dai, dovevo salutare anche voi. Sembra che ora si può parcheggiare su questo parcheggio superiore, ma guardate che casino, meglio venire a piedi. Oppure con il pulmino se uno non riesce a camminare.